Ciao e benvenuto in questo nuovo video. In questo video andremo a configurare pfSense in due modalità. La prima è in failover, la seconda è in load balancing. Come tu ben sai, in failover se abbiamo due o più connessioni a internet, se la connessione internet primaria cade o ha un'alta latenza o comunque le performance sono, come dire, inferiori alle aspettative, la seconda connessione entrerà immediatamente in modo attivo. La seconda configurazione invece riguarda il load balancing, che sia chiaro, non è proprio un 50% e un 50%. Che consiste? Consiste anche in questo caso, se abbiamo due o più connessioni internet, per esempio ne abbiamo una super fantastica, velocissima, e un'altra, insomma, non proprio il massimo delle performance, si possono unire queste due connessioni, utilizzare queste due connessioni così che il traffico verrà inviato su entrambe le connessioni. Ripeto, non è proprio un 50-50, ma aiuta. Andiamo a vedere come si configura. Innanzitutto vediamo che cosa abbiamo qui. Poi dopo vi faccio vedere due piccole cose che magari ti possono essere utili se vuoi fare il lab. Allora, la prima è pfSense e fin qui non ci piove. Poi abbiamo uno switch normalissimo layer 2 senza VLAN, senza niente, e abbiamo due computer. Il primo qui sulla sinistra è un Docker, poi ti faccio immediatamente vedere il perché. Il secondo è Linux, è il Tiny Core, cioè una versione di Linux molto molto leggera, perché se io carico ovviamente Windows 7 o 10 o 11 dentro Pinet, chiaramente la macchina mi si appesantisce e magari qualcuno di voi ha dei problemi o è comunque limitato alla RAM. Poi il Docker che lo installi in questo modo qui, Close Lab, vai su Device qua su in alto e appena la pagina si carica basta cliccare su Get this device. Fatto questo, poi torniamo dentro il nostro lab, ti faccio vedere perché ho usato il Docker per questo scopo, perché chiaramente devo aprire solo la pagina di configurazione di pfSense, è uguale, puoi farlo se usi Fortinet, Firewall, Palo Alto o qualsiasi altro apparato che necessita solo della pagina web, quindi della GUI. Poi basta cliccare qui con il tasto destro, andiamo su Edit e configuriamo l'IP, che deve essere, come nel mio caso, 192.168.1.2, perché 1.1 è il gateway, /24. È importante non dimenticarsi /24, altrimenti non funziona. Poi qui il default root, quindi il pfSense, il DNS, così questa macchina o questo Docker è in grado di andare su internet. Tant'è che adesso io vado ad aprire questa macchina e vedremo che funziona. Per aprirlo basta cliccarci sopra, ti scaricherà un file da RDP per il remote desktop, quindi connetti e in questo caso ho aperto la pagina di pfSense. Però se io vado su internet, per esempio Facebook, vedi che lui va. Ora, questo Chrome non è l'ultima versione, nel senso andrebbe aggiornato, quindi ti potrebbe crashare di tanto in tanto. Questo è un problema. Puoi provare a aggiornarlo. Io sinceramente ho provato, ma non ho visto tutta questa grande differenza. Però, come dire, per lo scopo, insomma, per raggiungere il nostro obiettivo va più che bene. Torniamo al nostro piccolo progetto. Qui abbiamo quindi sull'interfaccia 0 abbiamo un 1, quindi l'internet primario. Sull'interfaccia E1 abbiamo l'internet secondario e sull'interfaccia E2 abbiamo la nostra LAN. A questo punto andiamo a configurare le interfacce e poi andremo a fare la vera e propria configurazione. Prima di continuare, però, ti devo chiedere una cosa: di iscriverti al canale se non sei iscritto e di lasciare un mi piace. E ho guardato le statistiche di YouTube per quanto riguarda questo canale, se tutte le persone si iscrivessero, o comunque diciamo gran parte delle persone si iscrivessero a questo canale, sarebbe già a più di 600.000 iscritti, che sono tantissimi. In più, perché iscriversi? Primo, perché più o meno ci sono sempre contenuti aggiornati. Secondo,
se stai guardando questo video è perché molto probabilmente sei una persona che vuole imparare il networking o nei sistemi o nella sicurezza e quindi è il canale giusto per te. Terzo, aiuti me come canale a crescere. Questo mi consente di portare aggiornamenti o comunque ospiti di un certo valore, quindi spessore nel canale per interviste. Per esempio su delle leggi per quanto riguarda l'IT nel mondo italiano, della cyber security, eccetera. E quindi, infatti, a me, come dire, il tuo contributo, che peraltro è totalmente gratuito, è fondamentale per crescere. Continuiamo il video. Poi qui su Default Gateway, nel nostro caso della configurazione failover, lasciamo automatico e premiamo Save, applica e torniamo sulla dashboard. Quindi che cosa abbiamo qua per il momento? Abbiamo il nostro primo provider attivo online, secondo provider attivo online, traffico ASP1 che è praticamente inesistente, se non solo qualche ping da parte di pfSense per verificare che la linea è raggiungibile, la nostra LAN ovviamente, e il secondo provider stessa cosa, uguale per il primo. Qualche ping, come vedi, qui dal grafico per controllare se la linea internet è accesa. A questo punto andiamo a accendere la nostra macchina Linux, che è eccola qui. Clicco OK, si apre. Come vedi è molto piccola e praticamente si apre immediatamente. Ti ricordo, se vuoi provare a fare questo lab sul tuo Pinet, la versione è Tinycore. Poi su Control Panel, Network, qui andiamo a mettere il nostro indirizzo IP, ovviamente, 192.168.1.10 per esempio, o l'IP insomma che preferisci, Gateway 1.1 che è il nostro pfSense, name server Google e facciamo applica. Questo lo possiamo chiudere. Poi qui su Terminal facciamo un ping verso Google 88.8 e lo lasciamo andare. Ora, se tu guardi, il ping funziona e il traffico passa da questa linea che è l'internet primario. Quindi per verificarlo, che cosa faccio io? Allora, prendo la GUI di pfSense, che è quella qui, vado su Diagnostic, Routers e vedo che come provider principale mi dà questo 10.0.137.1 che è appunto l'internet di questa parte. Ora, se io invece vado a sospendere questa interfaccia, vediamo cosa succede, sia dalla parte di pfSense sia dalla parte di Linux. Quindi sposto la GUI di pfSense, sposto Linux e qui sul link di Pinet clicco sospendi. Apro l'interfaccia, la GUI di pfSense, come vedi ha già cambiato, 192.168.0.1 e di qua lui continua tranquillamente a funzionare senza nessun problema. Ora, se io invece adesso vado a riabilitare questa interfaccia, vediamo che cosa succede e lo vedremo sul il monitor. Quindi abilito l'interfaccia, resume e andiamo a vedere che cosa succede. Qui adesso, come vedi, ha cambiato, default gateway è ritornato il primario e il ping qui continua ad andare. A questo punto andiamo a configurare il load balancing. Quindi andremo a usare entrambe le linee. Vediamo anche in questo caso come si fa. Allora, per configurare il load balancing, innanzitutto vado ad eliminare questo, che è il failover, perché lo devo eliminare per un semplice fatto, perché pfSense non mi fa cambiare questo nome. Quindi io lo elimino e lo ricreo. Okay. Add, lo chiamiamo load balancing. Qui selezioniamo Tier 1. Prima avevamo selezionato Tier 2 e io seleziono questa volta Tier 1, così da dirgli che, come dire, usi il 50 e 50 sulle linee. Poi packet loss o high latencies, premo e applica, perfetto. Torno sul routing, qui prima per il failover avevamo lasciato automatic. In questo caso io vado a dirgli load balancing e premo salva. Poi, una volta fatto questo e abbiamo quasi finito la nostra configurazione, dobbiamo modificare le nostre rules. Quindi su firewall, qua in alto, rules, poi clicchiamo su LAN,
poi clicchiamo qui su questa rules che è quella di default che mi consente di andare su internet tutto il traffico che voglio. Vado su edit, scorro in basso, cerco display advanced, scorro ancora in basso e cerco il campo che si chiama gateway. Qui vedi che c'è scritto default. In questo caso con default lui utilizzerà il primo provider perché è appunto quello di default. Se io selezionassi secondo provider, lui utilizzerebbe per questa rule, per questa regola specifica, il secondo provider. Nel nostro caso andiamo a dirgli load balancing, ok? E dovremmo qui vedere che usa entrambe le linee ed eccole qui. Qui il nostro ping sta andando, questo è il provider 2 e questo è il provider 1. Ora, come vedi, i grafici non sono proprio uguali perché, come ti ho detto prima, il traffico non è in più. In questo laboratorio internet chiaramente è lo stesso. Ora andiamo a vedere, a provare, anzi qui proviamo con questa macchina, anche se tu lo vedrai piccolino, ma per lo scopo del test credo che vada bene. E proviamo a fare Facebook. Ora, come vedi qui il traffico è entrambi i grafici, vedi? La LAN out ha mandato fuori i dati ricevuti da entrambi. Oppure potremmo fare un altro test. Speed test. Okay. Proviamo questo che dovrebbe essere abbastanza leggero. La LAN manda fuori i dati. Come vedi in questo caso escono tutti dal secondo provider o la maggior parte. Riproviamo a fare il test e per X motivi lui preferisce mandare tutto il traffico sul primo provider. In questo modo tu puoi configurare sia il load balancing che il failover. In questo video abbiamo visto insieme entrambi le modalità. Ti ringrazio per aver guardato questo video, se ti è piaciuto metti un mi piace, se hai domande scrivi sotto al video e solitamente nel giro di brevissimo io solitamente rispondo sempre. Oppure ovviamente puoi entrare sul gruppo di Telegram dove ci sono altri ragazzi, e compreso io ovviamente, che siamo sempre tutti disponibili a darsi una mano l'un l'altro.